Ciao a tutti, oggi andiamo a vedere come si risolvono i sistemi lineari con il metodo di Cramer. La cosa importantissima che dovete sempre fare è fare in modo che il vostro sistema sia ordinato, quindi la vostra equazione deve avere prima il termine con la x, poi con la y, uguale il termine noto, quindi il termine noto deve sempre stare al secondo membro. Stessa cosa con la seconda equazione. Questo è importante per poter poi calcolare il determinante. Andiamo quindi a calcolare il nostro determinante, ovvero D è uguale a una matrice fatta in questo modo. La prima colonna contiene i coefficienti delle incognite x, della prima e della seconda equazione, esattamente in questo ordine, e la seconda colonna contiene i coefficienti delle incognite y. Quindi qui ho 2, 4, cioè i coefficienti dell'incognita x, e qui ho meno 3, 7, cioè i coefficienti dell'incognita y. Per calcolare il determinante devo moltiplicare questa diagonale, quindi 2 per 7, 14, meno la seconda diagonale, cioè 4 per meno 3, che fa meno 12, ma con il meno della formula fa più 12. E quindi il determinante fa 26. Andiamo a calcolarci gli altri due determinanti, perché nel metodo di Cramer i determinanti da calcolare sono 3, d, dx e dy. Calcoliamo dx. La regola mi dice che quando vado a calcolare dx, al posto della colonna delle x devo ricopiare la colonna dei termini noti, quindi 1, 15, mentre la colonna delle y la ricopio esattamente così. Ora andiamo a calcolare, quindi moltiplico la diagonale, 1 per 7, 7, meno moltiplico la seconda diagonale, 15 per meno 3 fa meno 45, ma con il meno davanti più 45, che fa 52. Ora calcoliamoci dy. Questa volta ricopio la colonna x, 2, 4, e siccome sto calcolando dy, al posto della colonna y del mio discriminante di partenza devo andare a copiare i termini noti, quindi 1, 15. Come sempre facciamo i calcoli, quindi la prima diagonale 2 per 15, 30, meno la seconda diagonale 4 per 1, 4, 30 meno 4, 26, quindi dy vale 26. Ora andiamo a calcolarci la soluzione del sistema applicando la formula che dice che la x si ottiene facendo dx fratto d e la y allo stesso modo si ottiene facendo dy fratto d, e quindi 52 fratto 26 fa esattamente 2, mentre la y 26 fratto 26, che quindi si semplifica e fa 1. Quindi la soluzione di questo sistema è x uguale a 2, y uguale a 1. Bene, come sempre passiamo a un esercizio un pochino più difficile. Questa volta dobbiamo prima di tutto fare i calcoli, quindi andiamo a risolvere la prima equazione. I primi due termini li ricopio, mentre questo qui è un quadrato di binomio, quindi devo fare il quadrato del primo termine, y alla seconda, più il quadrato del secondo termine, 1, più il doppio prodotto del primo termine per il secondo, quindi y per 1, y per 2, 2y, e y alla seconda lo ricopio. Continuiamo sempre a finire i calcoli della prima equazione, quindi riscrivo un nuovo sistema e andiamo avanti con i calcoli. Tutte le volte che risolvo un sistema lineare, nei miei calcoli tutti i termini di grado superiore a 1 devono andarsene via. Se non vanno via vuol dire che ho fatto qualche errore. Qui va benissimo perché noto che y alla seconda c'è al primo membro e c'è anche al secondo membro, e quindi si possono semplificare. X lo ricopio, 2y pure, e sommo i termini noti, 3 più 1, 4, e lo porto al secondo membro, perché ci siamo detti che nel metodo di Cramer devo sempre fare in modo di avere prima la x, poi la y e al secondo membro i termini noti, e quindi 4 portato al secondo membro viene meno 4. Ora la prima equazione è finita, è già pronta, e quindi andiamo a fare i calcoli della seconda equazione. Moltiplico i termini, quindi viene 3 per x, 3x, 3 per 2y, 6y uguale a 2. Qui è già tutto a posto, quindi a questo punto questa equazione la vado a ricopiare in bella copia qua, e quindi possiamo partire a calcolare i nostri tre determinanti. Come abbiamo visto sopra, la prima colonna deve contenere i coefficienti delle x, quindi 1 e 3, e la seconda colonna deve contenere i coefficienti delle y, quindi 2 e 6. Andiamo a calcolare questo determinante, quindi la diagonale principale 6 per 1, 6, meno la diagonale secondaria, quindi 3 per 2, 6.
quindi 6 meno 6, 0. Continuiamo, andiamo a calcolare dx. Dx abbiamo detto che al posto della colonna delle x devo mettere la colonna dei termini noti, quindi meno 4, 2, mentre nella colonna y ricopio esattamente i coefficienti che c'erano sopra. A questo punto andiamo a calcolare, quindi moltiplico questi termini della diagonale, meno 4 per 6, meno 24, meno i termini della diagonale secondaria, 2 per 2, 4, e quindi viene meno 28. Ultimo determinante, calcoliamo dy, quindi la colonna delle x l'ho ricopiata 1, 3 e al posto della colonna delle y ho ricopiato i termini noti dell'equazione, meno 4, 2. Facciamo i prodotti, quindi 1 per 2, 2, meno i termini della diagonale secondaria, meno 4 per 3 fa meno 12, ma con il meno della formula più 12, e quindi viene 14. La soluzione viene x uguale dx fratto d e y uguale dy fratto d, ovvero meno 28 fratto 0 e 14 fratto 0. Un numero fratto 0 non esiste e quindi questa soluzione è impossibile. Dunque il sistema è impossibile e si scrive così e si legge non esiste x appartenente a R. Ecco qua gli esercizi di questa playlist. Parte la sfida. Scegli un paio di esercizi e attiva il cronometro. Vedrai che con tanto allenamento e un po' di pratica i tuoi tempi miglioreranno sempre di più. Allora, facile, vero? Che ti dicevo, bastano pochi minuti per prendere confidenza con la matematica. Spero che gli esercizi ti siano stati utili per allenarti e mettere subito alla prova quello che hai imparato nel mio video. Iscriviti al mio canale per non perderti i nuovi episodi. Io sono Monia Tomassini e come sai il mio motto è: se non sei ancora bravo in matematica è perché ancora nessuno te lo ha insegnato. Ci vediamo molto presto!